Oggi parliamo di una torcia metà tra il tattico e l'uso quotidiano, uscita nel 2024 da ben 2000 lumen con un sacco di miglioramenti rispetto ai modelli precedenti, tra cui appunto la Sofine SC31 Pro che è un pochino più vecchiotta e vedremo proprio le differenze rispetto a questa precedente generazione di Sofine. La confronteremo anche con un'altra bellissima torcia tattica, molto simile in molti aspetti, tra cui il driver e in particolare un pochettino anche il fascio, e cioè la FC12C. Questa torcia è l'SP31V3 e oggi capirai se fa per te. L'analizzeremo fino in fondo scoprendo anche qualcosa che i produttori non ci dicono. La vedremo infatti nei minimi dettagli, vedendo anche i grafici di ricarica, la temperatura, la prova sott'acqua e infine ovviamente la bellissima prova sul campo. State con me per conoscere tutti gli aspetti di questa bellissima torcia della Sofirn e ovviamente ci sono i capitoli qua in descrizione caso mai vogliate saltare direttamente la sezione che più vi piace. Cominciamo subito. Vediamo le caratteristiche principali. LED SST40 da 2000 lumen e 269 metri di gittata dichiarata. Ottica TIR un po' particolare con un buchettino al centro e poi vedremo bene come funziona. Batteria 18650 da 3000 mAh. Corpo in alluminio aeronautico 6061, impostazione tattica ma che fa l'occhiolino ad un uso generico, quindi vedremo un'interfaccia abbastanza ambivalente. Protezioni intelligenti come quelli della polarità inversa, la sovratemperatura e la sottotensione della batteria che spegnerà la luce prima di rovinare la stessa a fine carica. L'SP31V3 è piccolina ma non minuscola, infatti monta una batteria in formato 18650, vediamo che è pienamente maneggiabile, sta comodamente nella mano e col pollice riesce ad arrivare benissimo nel suo interruttore di coda. Vediamo subito le dimensioni, giusto per essere concreti, quindi vediamo che ha una lunghezza di 122 mm, una larghezza di 25 mm e il diametro della lente di 18,3 mm. Il peso è di 110 grammi, 111 se proprio vogliamo, con la batteria compresa e 65 grammi senza batteria. Quindi tutto sommato abbastanza compatta, molto simile alle sue concorrenti, cioè l'SC31 Pro e la Urkos FC12C. Vediamo che sta praticamente nel mezzo, è poco più grande della Sofirn, è decisamente più piccolina della Urkos, forse abbiamo un centimetro in meno. Il corpo è in alluminio aeronautico 6061 e come vediamo ha una finitura molto interessante, infatti è la prima volta che la vedo nelle Sofirn e questa anodizzazione sembra abbastanza opaca, gli dà quel non so che di più rifinito, sembra un prodotto di migliore qualità rispetto a questa SC31 Pro, come vediamo è traslucida, questa ha proprio anche un grip abbastanza superiore. Lungo tutto il corpo sono presenti delle zigrinature, come vediamo molto profonde, che gli danno anche lì un tocco di ricercato un po' tattico, e sono zigrinature di tipo orizzontale su tutto il corpo, sempre orizzontali però che rivestono metà del diametro in corrispondenza della testa, mentre invece sono verticali nell'anello di coda, dove ci aiuteranno a far presa per poter svitare il corpo dalla testa in questo modo. Una cosa che voglio vedere subito a proposito di svitare la torcia dal corpo è questa bella filettatura, se riusciamo a vedere, con i filetti quadrati. In realtà questa volta non è super lubrificata come mi è capitato in altri casi e vediamo in questa posizione dietro i filetti anche un bellissimo ring di dimensioni abbastanza generose, se così vogliamo dire. La clip, come vediamo, è bella robusta, monodirezionale ed è possibile ruotarla di 360 gradi, ma un piccolo difetto che è relativo a questa clip è che non è deep carry come si dicono gli americani, cioè che una volta messa in tasca una grande parte della torcia rimane fuori. Questa ovviamente è una questione di scelte di utilizzo e di gusti personali, però c'è da considerarla. Il pro di questo tipo di clip è che lascia completamente al di fuori della tasca tutta la parte dell'interruttore che ci permette di estrarla dalla tasca con più facilità. Gli interruttori di azionamento sono due, e cioè l'interruttore di coda che è l'interruttore principale, vediamo che è ben protetto da queste due alette e al contempo lascia il posto al pollice per poter essere inserito tra le due alette e premerla agevolmente senza nessun tipo di problema. Queste due alette hanno anche sul lato un buchino per poterci inserire il cordino da polso e nient'altro. L'interruttore di gomma abbastanza morbida che come vediamo si può proprio piegare facilmente e consente l'azionamento della torcia in due modalità. O a mezza corsa in questo modo, quindi ci consente di accendere e spegnere la torcia senza bloccarla in stato di on, oppure a corsa completa dove la torcia appunto rimarrà accesa.
Quindi abbiamo visto la gomma potrebbe essere un problema se la usiamo spessissimo perché con l'uso frequente questa gomma tende ad usurarsi e quindi a rompersi. Però al contempo dà un ottimo grip e ci assicura una fresa praticamente infallibile anche se utilizzata con i guanti. Come abbiamo visto in questo interruttore è di tipo meccanico, quindi on-off, proprio un classico interruttore, mentre l'interruttore laterale è di tipo elettronico. È rivestito da un pulsantino metallico, quindi non è facilmente usurabile, quindi quando ce la mettiamo nelle tasche, in contatto con il vestito, con l'attrezzatura, questo interruttore non perderà mai la sua efficienza e il suo rivestimento. Non ha nessun tipo di protezione contro gli azionamenti accidentali, che saranno sicuramente frequentissimi all'interno di una tasca o di uno zaino, ma in ogni caso, se prima non abbiamo premuto l'interruttore posteriore, non avrà alcun effetto. Come vediamo, è circondata da questa bella ghiera che ne permette l'individuazione, però più che altro visiva, mentre l'individuazione tattile è abbastanza semplice perché riusciamo a riconoscere i bordi, specialmente a mani nude, mentre con i guanti potrebbe causare qualche problema. Sul lato opposto all'interruttore vediamo anche la porta USB-C che è protetta da questo piccolo sportellino in gomma che, come tutti gli sportellini in gomma, prima o poi ci lascerà a piedi. Vabbè, a quel punto ce ne preoccupiamo. Ma una cosa abbastanza interessante è che si può ruotare di 360 gradi, quindi riusciamo a levarlo dai mezzi piedi durante tutta la ricarica, permettendoci di inserire facilmente la presa USB, che dovrà essere di tipo abbastanza particolare perché lo spazio è molto stretto. In particolare questo lato è molto vicino al bordo sinistro della torcia e quindi una presa USB un pochettino più grossa del normale potrebbe fare difficoltà nell'entrare. Quindi non è niente di super particolare, ma insomma fateci caso quando dovete prendere un cavitino di ricarica per ricaricare questa torcia. La lente è di tipo TIR, come vediamo, la ghiera è perfettamente liscia. Questo non è tipico, diciamo, delle torce più tattiche, come potrebbe essere adesso la Warrior 3S, che comunque anche questa è una ghiera abbastanza smussata. Comunque le vere torce tattiche hanno una ghiera appositamente super frastagliata, mentre queste destinate un po' ad un uso un pochino più civile, per così dire, sono spesso lisce per evitare di impigliarsi nei pantaloni, rovinare le tasche o comunque darci fastidio nella tasca. Infatti vediamo anche le altre due concorrenti del confronto di oggi, cioè la 1631 Pro e la Wurkos FC12C, che hanno tutte la ghiera abbastanza liscia. Un'altra cosa da notare sulla lente che è di tipo TIR, quindi di Total Integrated Reflector, non so se si riesce a vedere, ha un buco al centro, quindi ha una canalizzazione particolare della luce nelle zone, diciamo, esterne, mentre la luce centrale viene fatta passare liberamente attraverso il centro della torcia. Sempre se la confrontiamo con per esempio la Warrior 3S, vediamo che la Warrior ha la lente che copre completamente il LED, in qualche modo modificandolo, ridirizzando i suoi raggi, mentre questa Sofirne ha proprio il LED completamente esposto. Un tipo carino di lente che poi vedremo come funziona nella realtà, che non avevo mai visto, ma chissà che anche questi della Sofirne si stiano evolvendo per fare delle ottiche un pochettino più efficienti ed elaborate, come appunto abbiamo nelle Olight o altre torce di categoria comunque decisamente superiore. L'interfaccia di funzionamento della Sofirne SP31 V3 è abbastanza semplice, super intuitiva e difficilmente uno si dimentica come usarla. Quindi la prima cosa da sapere è che col pulsante di coda un clic accendo, un clic spengo. Come abbiamo già visto, la mezza pressione del pulsante ci darà un output momentaneo che si spegnerà al rilascio del pulsante, mentre una volta acceso l'interruttore laterale ci permetterà di cambiare modalità di azionamento. Quindi accendiamo dall'interruttore di coda, dopodiché premiamo l'interruttore laterale per ciclare attraverso le diverse modalità. Ora, questo non è totalmente quello che intendo io per l'azionamento tattico, dove io voglio che la luce si accenda sempre alla maggiore intensità una volta premuto il pulsante, ma ci possiamo lavorare. Infatti questa torcia ha una modalità memoria e una volta che la lascio in una certa modalità di azionamento e la vado a spegnere, alla successivo azionamento sarà ancora nella stessa modalità. Quindi se la voglio per un uso abbastanza tattico, autodifensivo, comunque avere il massimo della potenza all'accensione, andrò a impostare la torcia sull'ultimo livello di luminosità, che sarebbe il turbo, e andrò poi a spegnerla. In questo modo ad ogni accensione avrò la torcia nello stato in cui l'ho lasciata, e in questo caso potenza turbo. Ora, per farvi un rapido esempio, vi faccio vedere per esempio la Wurkos FC12C, che è una torcia sempre all round, ma in questo caso usata nella modalità tattica, perché questa può cambiare modalità, e vediamo che all'accensione ho sempre il turbo. Ora, se io vado a metterla in una modalità inferiore, in questo caso il medium, la spengo, alla riaccensione avrò comunque il turbo. Questo
questo è l'uso un pochino più tattico delle torce come le intendo io. Questa è fatta per un uso più generico, ma da questo punto di vista si presta abbastanza. Come torcia semitattica non poteva non avere lo strobo, che per sfortuna non si accende con un doppio clic del pulsante di coda. Questa sarebbe stata una funzione veramente super utile e intuitiva come moltissime altre torce. Infatti basta vedere questa Wurkos per esempio, guardate, doppio clic del pulsante di coda e faccio subito lo strobo, clic intero, turbo. Questa è quella che mi piace di più da questo punto di vista. In questa software per avere lo strobo dovrò prima accendere la torcia, dopodiché tenere premuto il pulsante laterale, in questo modo. Una volta entrata in modalità strobo, un ulteriore clic del pulsante laterale la porterà in modalità SOS, premendo ancora avremo la modalità beacon, in questo modo, e premendo ancora ritorneremo alla modalità strobo. Basterà spegnere e riaccendere la torcia per riottenere la modalità luce continua. I livelli di possibili azionamento, come abbiamo visto, sono 4 più 1, quindi avremo che in modalità normale avremo la luce low, medium, high e turbo. Mentre se vogliamo accedere alla modalità Moonlight, che sarebbe il più 1 di cui ho parlato, basterà premere l'interruttore laterale, accendere la torcia e questa si accenderà alla luminosità minore di tutte, quindi è circa un lumen, e questa è la classica Moonlight che come sappiamo ci aiuta magari la notte per leggere qualche cartina, per vedere il minimo indispensabile, tanto da non rovinarci la visione notturna. Per quanto riguarda i grafici di luminosità, sono sempre stati fatti col mio LumenTube non calibrato, quindi un pochettino potrebbe variare la potenza massima, ma diciamo che normalmente ottengo dei valori abbastanza credibili. Il valore massimo che raggiunge in lumen è poco sotto i 1850 lumen, quindi ben sotto i 1900, e va via via depotenziando sino ad arrivare a circa 800 lumen dopo circa 3 minuti e 20. Poi procede a una luminosità sorprendentemente alta, infatti queste torce riducono tantissimo, arrivano a 300-400 lumen, ma in questo caso procede intorno agli 800 lumen per ben 1 ora e 53 minuti. Questa è una cosa che mi ha colpito e mi ha fatto anche abbastanza piacere, perché è raro vedere una torcia con una dissipazione termica così buona da procedere a questa luminosità per tutto questo tempo. Dopodiché va via via diminuendo, diminuisce all'ultimo step dopo circa 2 ore per arrivare a circa una cinquantina di lumen e spegnersi dopo 4 ore e 43 minuti. Giusto per avere un confronto, guardate quest'altro grafico dell'SP36 Pro, che è una torcia da 8000 lumen, quindi 4 volte più potente di questa che stiamo vedendo, e guardate come la luminosità dopo il primo picco iniziale raggiunge 500-550 lumen, quindi veramente un ottimo risultato questa torcia piccolina, ma veramente molto potente se la consideriamo oltre il primo intervallo iniziale. Adesso che stiamo confrontando i grafici, guardate anche la differenza con l'SC31 Pro. Guardate come questo grafico dell'SP31V3 è perfettamente orizzontale, dritto, senza picchi. Si vede proprio che è un driver di ultima generazione, mentre questo qui dell'SC31 Pro vedete che è un pochettino arzigogolato, un po' sale, un po' scende. Proprio penso che si veda moltissimo la differenza di qualità tra i due driver. Altra cosa da notare ovviamente è che avendo una batteria più o meno simile, mentre l'SP31V3 arriva alla potenza massima dopo circa 1 ora e 53 minuti, l'SC31 Pro in turbo, dopo aver potenziato e quindi una luminosità molto bassa di 240-300 lumen, arriva ben oltre le 4 ore. Ma questo non ci preoccupa, infatti se vogliamo una luminosità così bassa possiamo sempre metterla in una modalità medium, dove poco sotto i 400 lumen arriva ben 5 ore e 30, poi va sempre a diminuire a una luminosità bassissima. Questa è giusto perché se ci si trova in preparati ci dà quelle orette in più a una luminosità bassissima, quindi va a ridurre sotto i 50 lumen e arriva a 8 ore e 40. Però la cosa veramente significativa è che dura 5 ore e 30, poco sotto i 400 lumen. Questo mi ha colpito veramente tanto, ottimo driver, bravi Sofirn. Per completezza vediamo anche il grafico nella modalità High, che parte con un picco massimo di 1050 lumen, restando sopra i 1000 per ben 4 minuti. Anche questa è una roba significativa, non tutte le torce restano a una luminosità così alta per così tanto tempo. Dopodiché raggiunge 750 lumen per circa 1 ora e mezza, dopodiché va via a decrescere per arrivare a spegnersi dopo circa 5 ore. In modalità low non sono andato fino in fondo al test perché promette una durata eccezionale di circa 120 ore e qui ci fidiamo. Ha una luminosità di circa 25 lumen, io l'ho provata per 13 ore e 28 ed è rimasta lì piatta, costante e costantissima, temperatura bassissima, quindi niente da dire. Mentre in modalità Moonlight promettono una durata di 550 ore, quindi questa l'ho provata ancora meno. Per queste ci fidiamo dei dati di fabbrica.
Per quanto riguarda il tipo di fascio, nel datasheet riportano circa 110 gradi di luce spill, mentre circa 21 gradi di luce concentrata, di hotspot. Quindi lo vediamo qua nel board di questa piccola lunetta con i gradi e vediamo che i 120 gradi sono più o meno a questa altezza, ma diciamo che forse qualche grado in più, però bene o male, sì, diciamo che rispetta abbastanza alle specifiche. Anche per quanto riguarda i 21 gradi, diciamo che adesso qua non si vede perché la luce ci acceca totalmente, proviamo una luminosità un pochino più bassa, ecco forse così si vede, i 20 gradi sono circa questo livello, quindi il tipo di spill diciamo che è abbastanza veritiero. Infatti come vediamo ha un fascio tipico di una luce tattica, con un hotspot molto marcato e spill non troppo grande e ben definito. Vediamola subito in confronto alla Wurkos FC12C. Se riusciamo ad accenderla, ecco anche questa la mettiamo in medium magari, vediamo che la Wurkos forse ha un fascio abbastanza più definito, questo è dovuto al tipo di proiettore che è appunto un proiettore, non una lente tir come in questo caso della Sofirn, e infatti vediamo che la Wurkos ha dei confini molto più definiti, mentre la Sofirn aveva appunto una serie di aree intermedie che non danno un distacco totale tra l'hotspot e lo spill. Diciamo in questa zona scende un pochettino gradualmente. Altra cosa da notare, l'hotspot, si diciamo che nella Wurkos forse anche questo è un pochino più stretto, ma non si notano eccessive differenze. Guardate un pochettino. Questa Urk è proprio una torcia che fa l'occhiolino alla tatticità in tutto e per tutto. Questa essendo un pochino più generica l'hanno voluta un pochettino addolcire, forse per questo motivo. Vediamola rispetto anche alla Sofirn SC31 Pro e la prima cosa che notiamo rispetto alla Sofirn è il tipo di artefatti presenti ai margini del fascio. La Sofirn anche questa ha un proiettore ma forse di qualità un pochettino inferiore a quella che abbiamo visto nella Wurkos, infatti vediamo artefatti visibilissimi con delle ombre, dei cerchi luminosi intorno all'hotspot centrale veramente visibili, mentre la Sofirn, adesso vediamo un attimino sul pannetto se si vede qualcosa di meglio. Mentre la Sofì diciamo che sì, non ha un fascio perfettamente omogeneo, ad occhio nudo è visibile qualche artefatto nell'intorno dell'hotspot centrale, ma veramente limitati. Questi si notano solo a volerli notare sul pannetto, ma nella vita reale diciamo che sono veramente poco visibili. Questo forse è anche merito del tipo di lente, con questo buco centrale che non avevo mai visto, insomma, ma magari adesso qualche esperto mi correggerà dicendomi che è un tipo di lente super diffusa, insomma, non saprei. Comunque hanno fatto un ottimo lavoro mantenendo un tipo di fascio abbastanza tattico e con meno artefatti possibile. Per quanto riguarda batteria e ricarica, vediamo che la batteria, come abbiamo già visto anche prima, si estrae svitando la testa al corpo della torcia e la prima cosa che andiamo a notare è che è sospesa tra due molle veramente molto tenaci. E queste molle la proteggono da qualsiasi tipo di urto e decaduto. Essendo veramente abbastanza tenaci, penso che non ci sarà mai possibilità di una rottura del circuito interno dovuta al corpo della batteria e tantomeno di disconnessione dei contatti. La batteria è una Sofirn agli di litio 18650 da 3000 mAh e 3,7 V e si ricarica attraverso la porta USB-C presente sulla testa, questa qua, con una corrente massima di circa 1,3 A per una durata totale di circa 5 ore 33. Quindi vediamo che la carica massima fa un po' di su e giù, diciamo nelle prime parti della ricarica, forse nei primi 10-15 minuti, per poi andare insomma a finire la ricarica massima dopo circa un'ora e 31 minuti, andare via via a discendere con la ricarica di rifinitura, comunque in un tempo molto grande. Quindi qua si poteva migliorare qualcosina perché ho visto dei modelli di torce più recenti caricare tranquillamente a circa 1,7 A, quindi in una corrente del genere questo tipo di batteria è carica in meno di 2 ore, 2 ore e mezza. L'ultima cosa da dire è che durante la ricarica il LED sul pulsante laterale si colora di rosso, come potete vedere qua, se spengo le luci, vediamo un attimino. Eccola qua, e diventerà di colore verde una volta essere ultimata la carica. Ma scommetto vi state chiedendo quanto si surriscalda l'SP31V3. Vediamolo subito. Starta il cronometro, accendiamo la luminosità massima e vediamo. Inizialmente 23 gradi, 29 dopo circa 30 secondi, 34 gradi dopo circa un minuto, 38 dopo un minuto e mezzo,
dopo 3 minuti e mezzo 34 gradi e circa 42 gradi sempre dopo circa 5 minuti. Quindi vediamo che un pochettino è cominciato il thermal throttling ad abbassare la luminosità, quindi vuol dire che il driver sta facendo un ottimo lavoro di depotenziamento per evitare le eccessive sovratemperatura. E quindi adesso, siccome un pochettino l'abbiamo surriscaldata, quale modo migliore per raffreddarla se non metterla a bagno? Riduciamo un pochettino la luminosità, mettiamola a step 2. Chiudiamo bene la portina USB in modo che da metterla nelle migliori condizioni operative e via a bagno. Eccola qua, vediamo che è totalmente sommersa. Ed eccoci qua, dopo circa mezz'ora di sommersione totale in acqua, togliamo la torcia, asciughiamo per benino. Torcia comunque ancora accesa, interruttore laterale perfettamente funzionante. Interruttore di coda perfettamente funzionante, non si vede acqua all'interno della lente e anche dentro completamente asciutta, quindi prova super superata. Ultima cosa che controlliamo per curiosità è se è entrata acqua dentro lo sportellino, anche qui perfettamente asciutto. Ottimo risultato. Vista quindi dunque l'impermeabilità e la temperatura massima, l'ultimo test che ci rimane da fare è il test di luminosità. Quindi prendiamo il nostro Lightmaster 3 ed eccoci qua. Spegniamo tutte le luci come di consueto. La temperatura di calore è un pochettino più bassa in realtà di quello che ci aspettavamo, circa 5005-5007 gradi Kelvin, e la resa cromatica anch'essa abbastanza bassina, siamo sui 65-68. Proviamo a vedere all'intensità massima come si comporta. Ecco, siamo all'intensità massima. Torniamo un pochettino indietro per non saturare il luxmetro e abbiamo sempre resa cromatica intorno ai 66, temperatura di colore poco sotto i 6000, anzi adesso è intorno ai 6100-6300. Quindi bene o male così come ci aspettavamo dal datasheet, eccetto la resa cromatica forse è un pochino più bassa della desiderata. E ora vediamo qualche immagine dell'SC31 Pro e la confrontiamo con la SP31V3. Questa è l'SC31 Pro, mettiamola in turbo, ecco qui, e ora vediamo l'SP31V3, vediamo se riusciamo a prendere il bel livello massimo. SC31, SP31, vediamolo insieme. Vediamo che l'SC31 ha un fascio diciamo abbastanza più larghetto, mentre la SP31 ha un fascio un pochino più tattico e più concentrato e quindi che punta anche un pochino più sulla distanza. Questo è sempre l'SP31V3. Giusto per fare un confronto, questo è l'SC31 e la SP31V3. E che dire, insomma, siamo arrivati alla fine di questa bella recensione della Sofirn SP31V3, un'ottima torcettina da 2000 lumen almeno dichiarati, che in realtà dà qualcosina in meno, ma molto bella e molto efficace nel lungo periodo. Infatti rimane a circa 800 lumen per quasi un'ora e mezza. Mi piace molto anche la sua tatticità con questo interruttore laterale che con il giusto setup riesce a darci la massima intensità fin dal primo click. Interfaccia di funzionamento super semplice ed intuitiva, insomma non si poteva chiedere niente di più intuitivo, bella, leggera, piccolina, batteria 18650, un'ottima torcia tascabile per chi vuole una lucettina a metà tra il tattico e l'Everyday Carry. Dategli uno sguardo. Se siete rimasti ancora con me vuol dire che questo video quantomeno un pochettino vi interessava, quindi iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e se avete qualche precisazione, qualcosa da dire, qualche parere, mi raccomando un bel commentino tattico, fa sempre piacere. Ciao!